Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Io scusatemi la voce, purtroppo sono un pochino influenzato in questi giorni, quindi non sarò al pieno, diciamo, della condizione vocale, però comunque ho pensato di farvi un bel contenuto, soprattutto molto utile, dopo i contenuti tutorial su come difendere, come attaccare. Arriva questo su come crossare praticamente ragazzi, perché ho trovato un modo di crossare praticamente infallibile, dove a ogni cross o comunque al 90% dei cross è gol e non se ne sbaglia uno, soprattutto se davanti abbiamo magari un Haaland, un Lewandowski, un Benzema, un Vlahovic. Diciamo che aumenta di tantissimo la possibilità di segnare. Quindi mi raccomando, guardate tutto quanto il video. Prima di andare avanti vi ricordo sempre del canale di Amazon e di Gamivo, due piattaforme videoludiche. Scusatemi, Gamivo è una piattaforma videoludica dove possiamo acquistare a dei prezzi veramente ridotti tutti i prodotti videoludici che ci interessano, mentre Amazon, semplicemente passando dal canale in descrizione, trovate praticamente la via di accesso, supportando così il canale. Addentriamoci adesso ragazzi nei video. Oggi vi farò vedere un video durante l'allenamento, in modo tale che abbiamo la possibilità di fare tutte le modifiche che vogliamo e non in partita effettiva in divisioni, ma comunque io giocando talvolta, quando utilizzo dei moduli che appunto vanno bene con i cross, per i crossatori, così chiamati crossatori, funzionano. Quindi seguitelo ragazzi fino alla fine e scoprirete di che cosa stiamo andando a parlare. Allora, andiamo in allenamento, squadra dei sogni, allenamento libero, e c'è da fare ragazzi una piccola specifica. Allora, andiamo subito nello schema di gioco. Come potete vedere, io davanti ho messo intanto un buon colpitore di testa, che non voglio utilizzare Haaland o Lewandowski, che probabilmente sono i più gettonati, o qualcun altro, insomma Benzema. Sto utilizzando un attaccante buono sì nel colpo di testa, ma che comunque ha 84, non ha 90, 89 come può avere, ecco, magari un Lewandowski o un Haaland. Quindi un attaccante diciamo buono, ma non eccezionale da quel punto di vista. E vicino comunque c'è un Mbappé che lo stesso c'ha 75, quindi non è questo granché nei colpi di testa. Però ragazzi, qual è la cosa di questo modulo? Che sto utilizzando un Kostic, che è uno specialista di cross, e cosa essenziale per la riuscita di questo che vi sto appunto per dire è che ci sia uno specialista di cross, o comunque ragazzi uno che abbia fra le carte cross calibrato, perché è fondamentale questo discorso qui, perché altrimenti mettiamo un giocatore come per dire un magari, che ne so, un Mbappé, ecco, che non credo, non ha cross calibrato, e potrebbe comunque riuscire, però con molta meno probabilità, e magari vediamo se riusciamo a fare anche i test con altri giocatori senza dilungarci troppo. Perché ripeto, questo metodo, questo trucchetto, chiamiamolo così, funziona, ho notato, con specialisti di cross in particolare e con i crossatori calibrati con chi ha la carta cross calibrato. Quindi andiamo subito a vederlo, mettiamo chiaramente l'avversario in campo perché altrimenti è troppo semplice. Quindi mettiamo ad esempio loro sono in 7, difficoltà campione, va bene, ok. Quindi ragazzi, supponendo che noi giocassimo di cross, cosa che io non adoro tantissimo, però talvolta sì, la cosa da fare essenzialmente qual è? Quella di andare a caricare quasi tutta, se non tutta, l'asticella praticamente dei cross, e in questa maniera ragazzi praticamente avremo la palla presa quasi del tutto dai nostri attaccanti. Adesso io li chiaramente ho messi, che non è questo granché, però ragazzi vi posso far vedere insomma un po' di circostanze. Ok, avete visto ragazzi, questa era una simulazione, quindi
caricare tutto. Adesso vi farò vedere anche invece non caricando praticamente con la linea viola, quindi non facendo il cross sensazionale che vi ricordo si fa premendo nel mio caso il tasto R1 con il tasto appunto del cross. Io non so voi i comandi speciali dove li avete messi, ma comunque vi faccio vedere qui che anche in questa occasione comunque tende a funzionare nonostante avessi messi comunque in attacco, anche se come appena detto appunto è molto più efficace facendo il cross sensazionale. Guardate qui, bravo, è stata brava la difesa. Poi chiaramente ragazzi non a ogni singolo cross uscirà questo tipo di discorso, perché è ovvio che comunque anche gli avversari si impegneranno per prenderla, però diciamo che è un modo un po' buggato per fare gol sui cross. Addirittura Messi l'ha ripresa lui di testa. Perché il trucco qual è? Il trucco è cercare quello di mandarlo sul secondo palo il traversone, in modo tale che con gli arrivi da dietro di magari la seconda punta dell'attaccante comunque che sta lì nei pressi si possa inserire e possa andare a fare gol. Ecco ragazzi, come volevasi dimostrare appunto, funziona anche senza fare il cross sensazionale, però se abbiamo, ripeto, il crossatore seriale, nel senso che dobbiamo avere uno specialista di cross, perché altrimenti questo discorso qui funziona un pochino meno. Potrebbe funzionare lo stesso, perché magari abbiamo un giocatore che anche se non ha la carta comunque ha cross calibrato, però avete visto ad esempio adesso, cioè scusatemi, anche se non ha la carta comunque ha un buon passaggio alto, ho detto una fesseria, però avete visto ad esempio adesso che stavo provando a crossare con Milik, ha fatto praticamente una sorta di mezzo passaggio basso, che se invece vado qui Milik comunque l'ha presa di testa, poi ripeto non sempre uscirà. Eccolo qui ragazzi, un altro cross fatto riuscito. Adesso ve lo faccio rivedere, ve ne faccio rivedere i più possibili. Chiaramente, cosa importante, dobbiamo avere un buon colpitore anche di testa. Certo che se noi giochiamo come prima punta Messi o Griezmann è ovvio che sia difficile, però ragazzi guardate, un altro. Bisogna, il trucchetto è caricare quasi tutto ragazzi, ho notato questo, perché se io lo faccio caricando poco, vabbè in questo caso sarà facile, proviamo a caricare poco ragazzi, così vi faccio vedere anche la differenza. Spera da solo Mbappé, però certo ragazzi, se abbiamo un buon crossatore, un buon colpitore di testa, diciamo che le possibilità di segnare comunque sono alte a prescindere, però quel metodo lì diciamo che è il metodo che ci dà molte più probabilità. Guardate qui, cioè proprio si smarcano i giocatori ragazzi, perché in quel frattempo, diciamo in quella piccola pausa che si prende il nostro crossatore seriale per andare appunto a crossare, i giocatori si inseriscono fondamentalmente, quindi è per quello che è buggato, perché adesso ok, diciamo che sto riuscendo a segnare anche con altri giocatori, però avete visto ragazzi un altro, se crosso poco comunque con Kostic riesco lo stesso a
vedete ragazzi? Il cross fatto in questa maniera già non funziona più, mentre prima comunque con uno specialista di cross funzionava. Avete visto ragazzi? Non era male come cross, ma niente da fare. Riproviamo ancora una volta. Niente, non segniamo ragazzi. Ok ragazzi, quindi siamo arrivati alla conclusione. Come avete potuto vedere è fondamentale avere qui un Kostic o comunque un vostro specialista di cross preferito, a sinistra o a destra, indifferente, dipende da che parte di campo vi piace di più a voi attaccare. O se non avete un Kostic per uno specialista di cross, va bene anche un giocatore che abbia come carta cross calibrato. Fondamentale ragazzi, se volete diciamo avere la più alta percentuale di riuscita nei cross e nei gol fatti per chi ama crossare. Io, come già sapete, come già detto, non adoro giocare solo di cross, però siccome molti lo fanno, allora mi sono sentito in dovere di dover fare un video dove spieghiamo magari anche dei piccoli bug che alcuni magari già conoscono, comunque dei piccoli segreti, trucchetti di questo gioco, per riuscire a segnare almeno il 90% delle volte. Poi chiaramente non sempre sarà possibile farlo, non sempre ci riusciremo e va bene. Spero ragazzi che il video vi sia piaciuto, se così fosse mi raccomando lasciate un bel like, seguite il canale, io vi ringrazio di essere stati qui ancora con noi. Alla prossima dal vostro Luca Talan, ciao!